Benvenuti in un nuovo video dedicato a GarageBand per iOS. Questo video, più che una lezione aggiuntiva, è un riepilogo di qualche funzione e qualche chiarimento. Giustamente sono stato ovviamente poco chiaro, forse abbasso il ritorno del microfono, forse poco chiaro in qualche passaggio, quindi qua vedremo 3 cose, barra 4, adesso non mi ricordo più cosa c'è nel video. Vedremo ovviamente di nuovo l'accompagnamento automatico, come si utilizza e come si attiva. La seconda cosa, vedremo poi ovviamente come cambiare la scala che c'è sulla tastiera che compare quando mettiamo un accompagnamento non con la tastiera del pianoforte ma in l'altra visione, che poi è l'accompagnamento automatico. Non possiamo allungare questa scala, non possiamo aggiungere delle note, possiamo solo variarne il contenuto e lo vedremo ovviamente nell'ultima parte. Quindi restate fino alla fine e ovviamente se vi interessa questo argomento iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che farò in futuro dedicati a GarageBand ma altre applicazioni. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Come prima cosa ripassiamo l'accompagnamento automatico. Come si fa ad andare in accompagnamento automatico con GarageBand per iOS? Stiamo sempre parlando ovviamente della modalità mobile. Andiamo in questa iconetta qua, vedete, eccola qua. Più che accompagnamento automatico, ho detto accompagnamento automatico, ma non è lo stesso, cioè non si può fare solo quella cosa lì, si può anche suonare liberamente un accordo preimpostato. Per dire, ok, abbiamo sopra gli accordi, poi man mano che scendiamo e abbiamo il basso in fondo. Per inserire un accompagnamento automatico si va qui, si seleziona un numerino qualsiasi, vedete che cambia, abbiamo sempre il basso sotto, possiamo fare anche l'accompagnamento di basso. E aggiungere l'accompagnamento poi vero e proprio. Quindi per uscire da questa sezione non si fa altro che andare di nuovo su questa iconetta. Invece per suonare, per chi non sa suonare, un solista su una scala preimpostata, su una tonalità, senza andare fuori semmai tono, si clicca su questa dicitura qua, che è praticamente raffigurata da delle note, ok? Quindi si sceglie una di queste scale preimpostate. Vedete che poi se io clicco ovviamente cambia ovviamente la visione e cambia anche ovviamente la scala che io sto presente per usare. Andiamo su una scala maggiore, ok? A questo punto se io suono, adesso suono con le dita ovviamente, vedete la cosa è sempre diciamo sulla scala, sulla tonalità che io ho scelto, quindi non andiamo fuori tono, però solamente che il tempo bisogna averlo nelle mani oppure quantizzare. Andiamo a mettere in normale, adesso facciamo praticamente tornare la tastiera della nostra amatissima tastierina musicale del pianoforte elettrico in questo momento. Si può cambiare al volo la tonalità a una traccia che sto suonando. Ecco, questa non è un cambio a tutto il brano. Ora andiamo a mettere ovviamente l'accompagnamento automatico per far prima, ok? Tanto vi faccio rivedere, ovviamente lo ripassiamo. E facciamo una specie di giretto molto semplice. Ecco, ci sono un po' troppe note in questo giro, però vabbè, ce ne possiamo anche stare. Quindi adesso io posso cambiare questa scala, questa tonalità. Ok, io sono adesso in tonalità di Do, quindi se io vado adesso nelle impostazioni
e vado su armatura, vedi, sono in do maggiore, ma se adesso io vado a cambiare, perché ne so, in mi, non in mi bemolle, ma in mi maggiore, sentirete anche il brano che cambia. E cambia anche qui, vedete, anche qua sotto cambia, ovviamente al posto del do è arrivato la E, quindi abbiamo cambiato non al brano, scusate, ma alla traccia, solo a questa traccia. È possibile variare questi accordi qua sotto, ma diciamo la variazione più spinta si ha quando non si ha l'accompagnamento automatico. Vi faccio vedere subito, quindi vado di nuovo qua e vado qua in modifica accordi. Vedete che qua abbiamo gli accordi che veramente ho selezionato adesso, che è ovviamente rimasta la E, vado su, ok, è rimasto da di prima. Vedete che ho cambiato in E, quindi adesso io posso modificare questo accordo dandoci un altro parametro, ok, farlo diventare minore, farlo diventare settima, farlo diventare sesta, dagli un altro basso che qua, se io vado sulla A per dire, vedete che qua, ok, viene slash A, quindi vuol dire che io ho il mi col basso di là. Quindi ecco, però adesso se io suono, perché non cambia molto, se io vado a cambiare per, non so, metto settima, non cambia molto perché questo diciamo questo groove è già impostato con le settime e con le seste, quindi non cambia tanto. Cambia solamente, adesso metto no, se andiamo a cambiarlo per dire in minore. Oppure gli diamo un altro parametro sempre qui diminuita. Ecco, l'accordo principale qui cambia. Per ripristinare questo accordo, ok, io mettiamo che ho fatto un po' di casini così, per ripristinare questo accordo non si va altro che a fare questo, ripristina, e ritorna come nella scala originale, come nella tonalità originale. Ecco, solo questo accordo potete ripristinare. Se volete, andiamo su fine, se volete invece cambiare l'accordo, innanzitutto dobbiamo uscire dalla impostazione di accordi automatici. A questo punto hanno effetto gli altri parametri. Infatti se io vado adesso su sempre modifica accordi e vado sempre sulla E, ok, e vado a mettere una settima a questo punto, o cambio una sesta, e anche qui posso cambiare ovviamente il basso. Ok, qua abbiamo tutto l'effetto che vogliamo. Possiamo anche cambiare quell'accordo, se vogliamo. Ci serve un fa al posto della E e ci mettiamo un fa. Ci serve, non so, cosa vogliamo metterci, un sol. Quindi possiamo variare tutti gli accordi, perché cliccando su un altro, tipo su questo, su AD, io posso mettere per dire che sia, che ne so, un Si. Quindi possiamo variare questi accordi. Solamente che, ovviamente, variando questi accordi, se io vado su fine, ok, e vado a cambiare la mia scala, per dire vado su l'armatura, vado a mettere su do, ok, poi ritorno su mi, vedete che qua non cambia la storia. Ora spegniamo e riaccendiamo GarageBand e vediamo se cambiano. Vedete, ritiene memoria. La cosa un po' diciamo controproducente è questa, che se io voglio ripristinare tutta la scala di Mi, ok, se io voglio ripristinare tutta questa scala, adesso sono in Mi maggiore, devo andare qui e fare un ripristina a tutti gli accordi, cioè che ho modificato, ok, andare qua, fare ripristina ovviamente a qua e andare, mi sembra che era questo, se non mi ricordo, ok, e ripristinare anche questo. Quindi devo ovviamente ripristinare tutti gli accordi manualmente, non posso avere un ripristina diciamo generale. Ecco, tutto qui. Questa è una cosa forte, un pochino brutta.
Così sono rimasto e così finisco. Quindi abbiamo visto le 3 funzioni che forse avevo spiegato male, e questo ragazzi scusatemi, ovviamente ogni tanto si fa un po' magari anche di fretta e le cose vengono un po' maluccio, diciamolo, siamo umili e ammettiamo i nostri piccoli errori, perché ovviamente non si è perfetti. Quindi avete visto? Ok, abbiamo fatto chiarezza su questi 3 punti. Spero di aver risposto a tutte le persone che hanno scritto nei commenti. Chiaramente questa volta non come nei commenti che vada all'italiano spaghettonico. Quindi vi ringrazio per adesso per aver visto questo video. Se volete condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere e ovviamente fate beneficio a loro se gli serve ovviamente un video del genere. E in ultimo vi chiedo nuovamente di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un grande abbraccio, a presto!